Ciao a tutti, sono Cristian Milone e oggi ci troviamo al mio ristorante stellato, la Trattoria Zappatori di Pinerolo, in provincia di Torino. Il locale storico di famiglia dal 1975, in gestione mia dal 2005, in cui ho inserito quello che è il mio punto di vista sulla ristorazione moderna. Oggi per Italia Squisita vedremo assieme la giardiniera, questa classica preparazione piemontese che vi presenteremo in due versioni diverse. La tradizionale che andremo a preparare nel nostro bistrò Madama Apiola a Torino e la versione invece più gourmet che presenteremo alla Trattoria Zappatori di Pinerolo. La giardiniera è un classico antipasto della tradizione piemontese, solitamente utilizzata per accompagnare altre preparazioni, è sempre un side dish, un accompagnamento, con una spiccata nota acida, quindi serve a sgrassare generalmente salumi, formaggi o viene utilizzata in quelle preparazioni in accompagnamento che richiedono una base grassa molto importante. Il procedimento di preparazione è molto semplice, ci procuriamo della verdura appunto di stagione fresca, la andiamo a pulire, a lavare, a tagliare di pezzi di giusta dimensione, né troppo piccoli che si andrebbero a disperdere durante la cottura, né troppo grandi che sarebbero poco eleganti e poco facili da consumare. La prima cosa da fare è preparare il carpione. Il procedimento è molto semplice, nel senso che andiamo a creare un'infusione tra le parti liquide e le parti aromatiche. Il nostro carpione classico viene preparato con acqua, vino bianco, aceto di vino bianco, zucchero, sale, aglio e una serie di spezie come pepe nero, pepe bianco, coriandolo, cannella e altre, ma non vi preoccupate perché tanto troverete tutto in descrizione. Una volta raggiunto il punto di ebollizione spegniamo il fuoco e lasciamo a riposare 12 ore a temperatura ambiente. Il nostro carpione ha infusionato il tempo corretto, andiamo a filtrare il carpione e a inserire le verdure al suo interno e portiamo ad ebollizione. E poi andiamo appunto a procedere con una veloce cottura in liquido. Un accorgimento molto importante che possiamo utilizzare nella preparazione delle verdure è quello di separarle nella cottura, quindi tenerle separate e cuocere chiaramente di più verdure come il cavolfiore che ha tempi di cottura più lunghi rispetto magari a un sedano o una carota che hanno dei tempi di cottura leggermente più corti, anche in base alla tipologia di taglio che noi diamo alla verdura stessa. La variabile su cui si può lavorare è il tempo di cottura delle verdure. Dipendono in base al gusto e quindi al grado di consistenza che vogliamo lasciare alle verdure stesse e anche il tempo in cui le verdure verranno consumate. Infatti la giardiniera può essere conservata o nel classico carpione, appunto nel liquido di governo, o se il tempo di consumo si protrae per settimane o anche a volte alcuni mesi, possiamo poi decidere di conservare la giardiniera in olio. Se pensiamo di andare a consumare le nostre verdure in un tempo distante dalla preparazione, il mio consiglio è quello di cuocerle meglio. Cuocendole meglio si rompono meglio le fibre all'interno del vegetale e andiamo, diciamo così, anche a sterilizzare e a far durare di più la fragranza e la freschezza delle verdure. Visto che nel nostro locale comunque abbiamo un giro di consumo molto rapido, noi le teniamo leggermente più croccanti e le conserveremo solo nel liquido di governo. Non ci resta ora che andare ad assemblare la nostra giardiniera. Consiglio di farlo in un contenitore di vetro o di acciaio che ci permette di conservare al meglio la nostra preparazione e semplicemente basta coprire le verdure col liquido. Una volta coperte le verdure con il nostro liquido di governo dovranno insaporirsi per un minimo di 12-24 ore prima del consumo. Abbiamo visto la preparazione della più classica giardiniera in stile piemontese nelle cucine di Madama Apiola. Ora ci sposteremo in quella invece della Trattoria Zappatori per la mia versione.
I prodotti sono gli stessi, ma siamo andati a lavorare sulle tempistiche di cottura della giardiniera stessa. Il ragionamento fatto è stato quello di servire sostanzialmente le verdure crude. Abbiamo ragionato su come poter far sì che si realizzasse un'infusione uniforme, senza però andare a denaturare quelle che sono le vitamine e i sali minerali delle verdure stesse. Si trattano per la maggior parte di verdure non fibrose, quindi abbiamo escluso in questo caso le cipolle e il sedano, che sono invece parte integrante della ricetta tradizionale, e abbiamo proceduto a mettere in conservazione, quindi mettere in infusione le nostre verdure separate per tipologia, in maniera che, esempio, una barbabietola rossa non potesse andare a macchiare quella che poteva essere una rapa bianca. Quindi noi andiamo a tagliare all'affettatrice le nostre verdure, le carote gialle, le carote viola, barbabietola e la nostra rapa bianca. E andremo a infusionarle direttamente separate verdura per verdura. Per ottimizzare l'infusione e l'osmosi andremo a utilizzare il sottovuoto Droid DB Pod, che ci permetterà di velocizzare e massimizzare l'infusione delle nostre verdure. La comodità è massima perché noi effettueremo queste infusioni all'interno di contenitori di plastica con il coperchio, quindi non andremo a utilizzare i classici sacchetti sottovuoto. Questa fase di infusione potrà durare da un minimo di 2 ore a un massimo di 12 ore, sempre a temperatura ambiente. Per migliorare l'impatto estetico del piatto, le verdure poi possono essere coppate della forma che noi preferiamo, in questo caso a forma di foglia. Quindi la nostra giardiniera di oggi verrà servita semplicemente con un battuto di filetto di trota, che tengo molto indietro di condimento perché ritengo che la trota abbia già una buona grassezza in masticabilità. Al fondo del piatto andremo a inserire una crema fatta con le verdure, i ritagli delle nostre verdure in carpione, e andremo ad abbinare alcune erbe fresche del momento a rafforzare la parte aromatica del piatto. Oggi abbiamo visto un classico della cucina piemontese, preparato anche in un modo più contemporaneo, un po' più fresco. Spero che i miei consigli vi abbiano stimolato a entrare in cucina e a creare qualcosa di veramente buono. Vi aspetto alla Trattoria Zappatori o da Madama Piola a Torino. Ciao a tutti!